Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi andremo insieme a risolvere un problema davvero comune a tantissime auto, soprattutto quelle un po' più datate. Sicuramente vi è già capitato di vedere un'auto con i fari opacizzati, ingialliti, tipo questa. È normale, con il tempo, essendo un materiale plastico, a contatto con gli agenti atmosferici, i raggi UV del sole, si va ad opacizzare ed ingiallire. Esistono vari metodi per ripristinare, così come diversi kit e attrezzi in commercio che appunto vanno a ripristinare le condizioni iniziali come se fosse un faro nuovo. Oggi vedremo insieme un prodotto, un kit davvero valido, ve lo faccio vedere. Si tratta di questo kit qui della Lux Metal, che tra parentesi ringrazio per la collaborazione. Ad ogni modo è un'azienda italiana, infatti sono prodotti made in Italy, dalla qualità eccelsa. Io ho già avuto modo precedentemente di testare altri prodotti di questa azienda. Se vi ricordate, ho anche fatto un video dedicato per quanto riguarda il ripristino di un serbatoio, quando ho fatto il progetto sul restauro della Cagiva Mito. Infatti, tra i tanti prodotti commercializzati da questa azienda vi è un trattamento ceramico per serbatoi arrugginiti, quindi per moto auto storiche. Inoltre sul loro sito è presente una vastissima gamma di prodotti per lucidare i metalli, le plastiche e così via. Vi lascio qui sotto in descrizione il link del loro sito, dategli un'occhiata perché davvero ci sono prodotti validissimi, tra cui questo che appunto utilizzeremo oggi. Ad ogni modo, iniziamo subito il lavoro, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Vediamo velocissimamente cosa si cela all'interno di questo kit. Qui sul retro abbiamo delle istruzioni veramente dettagliate e anche un QR code da scannerizzare che ci indirizza a un video dimostrativo. Ad ogni modo vedremo oggi l'utilizzo passo passo. Andando avanti abbiamo due fogli di carta abrasiva di grana differente, ovvero una 800 e una 1500. Successivamente un disco di spugna che deve essere applicato a un trapano, un avvitatore, come vogliamo, grazie a questo mandrino qui, fornitoci sempre nel kit. Infine abbiamo la nostra pasta abrasiva lucidante da utilizzare a fine lavoro. Ed è proprio con questa qui che avverrà la vera magia. Vedrete tutto a breve, quindi mi raccomando, aspettate fino alla fine per constatare con i vostri occhi il risultato finale. Ad ogni modo iniziamo subito il lavoro andando a preparare i fari dell'auto, perché come prima cosa dobbiamo pulirli e mascherare il contorno per evitare che quando andremo ad applicare la carta abrasiva e la pasta abrasiva non vada ad intaccare la vernice del paraurti, passaruota e così via. Acqua e panno per eliminare lo sporco superficiale. Una volta mascherato intorno al faro utilizzando del nastro di carta da carrozziere, possiamo prendere la nostra prima carta abrasiva, ricordo misura 800, io qui ne ho tagliato una striscia, la immergiamo all'interno di una vaschetta piena d'acqua ed è pronta per essere utilizzata. Mi raccomando, movimenti circolari e non applichiamo un'eccessiva pressione, ma quanto basta.
Mi raccomando, periodicamente bagniamo e continuiamo. Man mano, se vedete, si va a creare tutta questa acqua sporca ingiallita, perché appunto stiamo andando a rimuovere superficialmente la patina creatasi. Man mano passiamo un panno pulito asciutto per controllare lo stato. Ancora un pochino ce ne vuole. Come facciamo a sapere se dobbiamo continuare o meno? Bisogna continuare finché non vediamo il nostro faro bianco, opaco e uniforme. Quindi se ancora notiamo degli ingiallimenti, come in questo caso ci sono, ovviamente molto di meno rispetto alla prima passata, perché ho fatto solamente una leggera prima passata ed è cambiato già radicalmente. Quindi nel momento in cui non vediamo più ingiallito, quindi un faro bianco, opaco e uniforme, possiamo passare alla seconda carta abrasiva. Ma ripeto, ancora continuiamo con la 800. Ecco, come potete vedere, l'acqua è molto meno gialla. Siamo quasi, come potete vedere è decisamente bianco opaco e abbastanza uniforme. Diamo ancora un'altra passata di carta abrasiva 800. Ed ecco a voi, questo è il risultato dopo aver utilizzato la prima carta abrasiva, quella più grossa da 800. Questo è il risultato da asciutto che bisogna ottenere. Infatti vediamo un faro completamente bianco, opaco e uniforme. Ora passiamo alla carta più fine, quella da 1500. Stesso lavoro, ovvero andiamo innanzitutto a bagnarla e anche qui con movimenti circolari andiamo a rifinire il lavoro. Utilizziamo questa carta abrasiva più fine per eliminare i micrograffi che inevitabilmente abbiamo creato nel momento in cui abbiamo utilizzato la carta abrasiva da 800, e quindi questa da 1500 ci permette di ottenere un risultato più uniforme possibile. Non so quanto dal video si riesce a rendere, ma qui abbiamo un faro ad occhio nudo, si vede che è praticamente nuovo. Ovviamente è ancora opaco perché la lucentezza la dà la pasta magica alla fine. Questo è il risultato da ottenere dopo aver passato la carta abrasiva più fine. E atteso, mi raccomando, che sia per bene asciutto il faro, possiamo preparare il disco da inserire nel trapano o all'avvitatore e utilizzare la nostra pasta finale. Come detto, possiamo utilizzare o un avvitatore oppure un comune trapano. Io trovo comodo decisamente questo qui. Mi raccomando, bisogna
stare attenti che i giri del trapano non superano i 3000 giri. E allora immediatamente prepariamo il disco, in questo modo vi faccio vedere. Allora, questo è un dado sinistrorso, quindi si avvita in senso antiorario e si svita in senso orario. Questo per evitare che durante il normale utilizzo non si sviti da solo. Quindi abbiamo la nostra vite, la nostra prima rondella si inserisce all'interno del foro del disco, dall'altro lato inseriamo rondella lato piatto ovviamente sul disco, la parte bombata va dal lato del nostro dado che ricordo si avvita in senso, ripeto, antiorario. Diamo una leggera stretta con una chiave da 19, quanto basta, non senza stringere eccessivamente. Ok, ora inseriamo il tutto all'interno del nostro trapano. Anzi no, stavo pensando, utilizziamo l'avvitatore così vi faccio vedere. È possibile effettuare l'intero lavoro in comodità senza l'utilizzo di corrente elettrica eccetera, anche senza portare l'auto nel proprio garage e così via. Quindi ritorniamo sull'auto. Bene, siamo pronti. Piccola parentesi per quanto riguarda la pasta. Questa è rigida, dura, non vi preoccupate, è normale che sia così da secca. Ciò permette di venire applicata sul disco dalla velocità di rotazione. E mi raccomando, applichiamone periodicamente sul disco, in questo modo. Come potete vedere è qualcosa di fenomenale. Adesso rimuoviamo la mascheratura fatta e puliamo per bene con un panno pulito. Che vi devo dire? Risultato veramente eccezionale. No, ma giudicate voi stessi. Cioè, questo è il faro appena lucidato. Questo, ad esempio, è l'altro faro che ancora non ho lucidato. Considerate che quest'auto è del 2003, questo faro è del 2003. Sembra appena uscito dalla fabbrica. Quindi, prodotti veramente di altissima qualità con un risultato eccellente. Per di più, come potete vedere, per un singolo faro ho utilizzato veramente poca pasta, non ne ho consumato eccessivamente. Quindi questo kit non è che si usa una volta sola e basta,
ma è chiaro può essere utilizzato per diverse coppie di fari. E allora nuovamente un ringraziamento a Lux Metal e vi ricordo che vi lascio qui sotto in descrizione il link del sito dove poter acquistare questo kit qui a un prezzo vantaggiosissimo, e date un'occhiata a tutti i prodotti del loro sito perché ce ne sono veramente tanti, a partire dalla lucidatura di qualsiasi metallo, lucidatura plastica, ripristino dei serbatoi arrugginiti con trattamento ceramico e così via. Mi raccomando, sosteniamo e portiamo avanti la qualità del Made in Italy. Bene, anche per oggi è tutto, come sempre, like se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!